Siamo nel quartiere di Via Roma, che anticamente era il quartiere del Popolo Giusto. Questa in particolare era Borgo Emilio, che era una delle vie storicamente più malfamate e peggio frequentate della città. Nel tempo questa connotazione di difficoltà, di emarginazione che questo quartiere storicamente vive, però si è tramutata in una risorsa importante che tutti gli abitanti di questo quartiere hanno saputo cogliere e che nel tempo ha portato sempre più a cercare di rendere questo quartiere un quartiere sempre più inclusivo, in cui le differenze di genere, di estrazione, di provenienza sociale, nazionale, di pelle e quant'altro non costituissero un problema, ma costituissero una risorsa. Questo quartiere ha immaginato e ha affrontato una infinità di esperienze. Abbiamo cercato di immaginare di realizzare un orto di quartiere, un'esperienza che in altre città ha grande successo, ma che ha avuto successo anche qui. Abbiamo immaginato e abbiamo importato altre esperienze come quella della residenza d'artista. Molte famiglie hanno ospitato all'interno delle proprie abitazioni spontaneamente, senza che vi fossero ordini dall'alto, ma semplicemente un passaparola, artisti che provenivano sia dal territorio nazionale che da Parigi, da altri luoghi d'Europa e del mondo. Questo naturalmente non ha fatto altro che rendere il quartiere sempre più vivibile, sempre più vissuto, sempre più attraente per sé e per altre persone che venivano da altri luoghi. In questo palazzo, in questo nostro piccolo palazzo di via Filippo Re 35, che un tempo era un luogo di emarginazione, è arrivata una famiglia che è composta da un veneto, da un padovano e da una ragazza colombiana con 2 figli piccoli. Sono arrivati qui grazie ai progetti che anche questo piccolo quartiere, questo piccolo palazzo ha vissuto intensamente nel corso degli ultimi anni. L'esperienza di fotografia europea è una delle esperienze più interessanti che questo quartiere e in particolare questo piccolo palazzo ha vissuto, ma tutte le esperienze che il quartiere ha realizzato spontaneamente grazie al comitato di quartiere, grazie alla Ghirba, grazie a tutti i residenti, sono state esperienze che hanno arricchito, credo, tutti i residenti e tutte le persone che in un qualche modo si sono fatte coinvolgere. Ci tengo a dire un'ultima cosa, secondo me molto importante, che è questo quartiere ha visto nascere spontaneamente in un luogo che era un luogo di emarginazione, anche quello, e di difficoltà sociale, di difficoltà nel relazionale, ha visto nascere invece un esperimento, a mio giudizio, forse irripetibile, che è quello del 49, che è un piccolo luogo acquistato da parte di alcuni privati che l'hanno messo a disposizione della collettività. Dentro il 49 si svolgono mostre che molto spesso coinvolgono cittadini residenti, ma che altrettanto spesso coinvolgono persone che non hanno nulla a che vedere col 49. Quindi secondo me questo è un quartiere che per una piccola città come Reggio Emilia ha straordinarie potenzialità e che oggi, fino ad ora, ha vissuto esperienze straordinarie che non possono fare altro che rendere immaginabili altre esperienze altrettanto fondamentali. Io sono Irene Russo del quartiere di Via Roma a Reggio Emilia, un quartiere storico che negli ultimi anni ha vissuto diversi cambiamenti. Cambiamenti legati ai valori della sostenibilità, dell'inclusione sociale e ad altri temi che sono al centro dell'Agenda 2030. In particolare, grazie al bando Shaping Fair City, abbiamo avuto la possibilità di raccontare un percorso ancora in evoluzione, ma che davvero ha cambiato il volto della via. Una delle esperienze contenute all'interno del progetto del bando è la realizzazione di un museo di strada. Ovviamente un quartiere come Via Roma, dove non ci sono delle eccellenze turistiche o monumentali, rischia di passare un po' inosservato per il visitatore. Il museo di strada permette di raccontare delle storie tramite cuffie e smartphone, anche quando i portoni non sono aperti, anche quando non vi sono eventi particolari o mostre in corso. Si tratta in pratica di un wifi che siamo riusciti a installare grazie al bando Shaping Fair City e il relativo sito contenente un'audioguida. Attraverso l'audioguida è possibile ascoltare le storie lette da 2 cantautori reggiani, quindi persone
apprezzate nel territorio. In qualsiasi momento è possibile per il visitatore ascoltare le storie di Via Roma, storie che parlano di inclusione sociale, di sostenibilità e di parità di genere. Abbiamo individuato alcuni luoghi, 12 tappe, che in qualche modo sintetizzano questi valori. Si tratta di hotel, case private messe a disposizione del pubblico, ma anche luoghi insoliti come ad esempio lavanderia a gettoni oppure negozi open shop 24 di merendine e snack. Questi luoghi negli ultimi anni sono stati per noi il simbolo un po' della inclusione sociale, luoghi che non fanno parte della cultura alta, ma che abbiamo scelto come sede di opere contemporanee durante le mostre dei festival organizzati. Il bando Shaping Fair City ci ha dato un sacco di spunti che pensiamo di portare avanti, sia dal punto di vista del laboratorio teatrale che del museo. Aggiungeremo delle nuove tappe e davvero il racconto si arricchirà di storie, suoni, voci e immagini. E poi il giardino è appena nato, è un giardino selvatico per rappresentare l'inclusione sociale, l'apertura a persone e piante di ogni genere. Il giardino continuerà a crescere e a germogliare. Qua siamo da Ghirba Biosteria, proprio noi diciamo sotto l'arco, in verità è Porta Santa Croce, proprio dentro Porta Santa Croce, che è una delle antiche porte della città. Ghirba è qua da 7 anni ed è gestito sempre da 7 anni da un gruppo di donne. In maniera tra l'altro orizzontale, quindi un bel esempio di uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 e di Shaping Fair City, il bando a cui abbiamo partecipato, ovvero sia quello della parità di genere. Ghirba è stato un luogo fondamentale. Prima che le ragazze arrivassero in Via Roma, non c'era una comunità. Grazie a questo posto abbiamo trovato, noi abitanti e anche molte altre persone che negli anni ci hanno aiutato a fare tutta una serie di attività, hanno trovato un posto interessante, curioso, in cui trovarsi e diciamo fare anche attività di diverso genere, dal workshop al concerto a mostre. E ha sempre accompagnato, le ragazze di Ghirba hanno sempre accompagnato tutte le attività del quartiere, e con un sodalizio che poi è nato con il comitato vero e proprio. Ghirba forse è stato il primo passo di una rigenerazione del quartiere. E dopo che sono arrivate le ragazze che hanno un po' insegnato al quartiere che cos'è comunità, perché sono arrivate con una carica e anche una rete di proprie amicizie che ci ha fatto un po' capire che cosa significasse fare network, fare rete e fare comunità all'interno del quartiere. Dopo hanno aperto altri locali di ragazzi giovani, come l'Osteria Dalmascetti, circa a metà via, e dall'altra parte invece la Gargotta del Popol Giusto. Oltre a questi locali, un'altra azione importante è stata quella di chiamare degli artisti che stessero in residenza per una settimana e conoscessero le persone e i luoghi che animano il quartiere. Questo ci ha portato delle voci e delle visuali da fuori che ci ha aiutato ancora di più a stringere relazioni sia con loro ma anche tra di noi.
perché quando abbiamo dovuto accoglierli, fargli conoscere situazioni, luoghi, eccetera, ci siamo dati il cambio, e questo ha fatto sì che creasse una vera e propria comunità che col tempo è andata crescendo e anche, diciamo, solidificandosi un po'. Noi l'abbiamo chiamata a un certo punto la via più pop del centro storico. Si è creato un po' un'aurea intorno a via Roma che continua a essere una zona un po' borderline, ma ha avuto una sua attrattiva per diverse persone, in generale giovani che hanno comprato casa, quindi hanno investito e sono venuti qua ad abitare. E poi una volta qua a loro volta hanno iniziato a dare una mano per organizzare altre attività come questa del museo che inauguriamo oggi. Questa rigenerazione non è stata solo a livello di relazioni umane, ma ha coinvolto diversi luoghi lungo tutta la via e l'area adiacente. Per esempio il Labart, che è una sorta di aula in mezzo al parco, che è stata sfruttata per talk, workshop, eccetera, anche tante altre attività, ma anche posti completamente inusuali per fare per esempio mostre, esposizioni. Uno di questi è la lavanderia Gettoni, dove ancora oggi c'è una mostra che si chiama, una mostra fotografica dal titolo Darsi alla macchia mediterranea. Gli abitanti, ma non solo, tutto, diciamo, il collettivo del quartiere è stato invitato ad andare dentro la lavanderia e a macchiarsi di pomodoro, cioccolato, birra, eccetera, e l'artista Claudia Fabris ha fatto dei ritratti che ancora oggi sono in un luogo che solitamente poco utilizzato dagli italiani che hanno sempre la lavatrice in casa, e quindi questo ci ha fatto conoscere, portarci dentro luoghi che solitamente non andiamo. Una delle altre caratteristiche di via Roma è che spesso per le attività pubbliche abbiamo aperto i portoni. E quindi ci sono state attività ed eventi dentro i cortili, i cavedi, e molte persone, oltre alla bellezza dell'evento, della performance in se stessa, a molte persone è piaciuto anche poter entrare in luoghi privati, vedere come sono, facevano sempre domande, e quindi questo ha creato quella che noi chiamiamo una sorta di dimensione di ospitalità, che si leggeva magari soprattutto quando c'è stata fotografia europea, che si leggeva sì lungo la via, ma anche appunto con questi intermezzi privati in cui la gente poteva, diciamo, entrare e curiosare.